E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video recensione qui sul mio canale. Oggi andremo a recensire, non so per quanto tempo starò qui in questa postazione perché sono letteralmente circondato da mosche, moscerini, zanzare ed ogni qualsivoglia di insetto mai incontrato nella flora e fauna romana. Oggi siamo qui per recensire un altro film visto al Festival del Cinema di Roma, ovvero Eileen, anche questo non in concorso, ma come praticamente la maggior parte di quelli che sto vedendo nella sezione Grand Public. Uscirà negli Stati Uniti l'8 dicembre, invece in Italia, da quanto ho capito, dato che era presente in sala il regista, una persona gli ha chiesto quando sarebbe uscito qui in Italia e non ha saputo dare una risposta precisa, ma a quanto pare dovrebbe arrivare ad anno nuovo. Quindi comunque è un film che spero arriverà anche in Italia per nel caso rivederlo. Non ho questa in realtà prospettiva futura di rivedere questo film, nonostante sia comunque un buon film, ma ogni cosa a suo tempo. È un thriller psicologico di 1 oretta e 40. Il problema principale secondo me è che è un po' lento nella prima metà. Più che lento, ci sono diverse scene un po' di come se fossero incollate con lo scotch tra di loro, sembrano un po' disconnesse, se questo è il termine adatto. Un po' una disorganicità generale nella prima metà, che però poi viene risolta in particolare dal punto in cui si trova il plot twist di trama principale. È basato è tratto da un romanzo omonimo, anche il romanzo si chiama Eileen, e la sceneggiatura di questo film è stata scritta dalla stessa autrice del romanzo assieme a suo marito, che tra l'altro sono le stesse personalità che hanno lavorato alla sceneggiatura, le mosche, che hanno lavorato alla sceneggiatura di Causeway, come ho già detto nei video precedenti, che fu il mio primo film che vidi l'anno scorso al Festival del Cinema di Roma. Quindi quanto sta tornando questo Causeway nella mia vita è assolutamente incredibile, nonostante non è che mi sia piaciuto più di tanto, ma ve lo consiglio, vale sempre la pena vedere Jennifer Lawrence. A parte questo, è un film, Eileen, diretto da William Oldroyd, che debuttò nel 2016 con il suo primo lungometraggio, ovvero Lady Macbeth. Tra l'altro non l'ho visto, ma a giudicare anche dal cast, con Florence Pugh e comunque un buon cast da quello che mi ricordo, è comunque un regista che ha debuttato, che per essere il suo film debutto ad averceli i soldi per chiamare questi attori. Comunque in questo suo secondo lungometraggio, lui in sala al festival, purtroppo per lui più che altro da quello che mi è sembrato, non ha avuto tutta questo responso emotivamente forte da parte del pubblico, ma forse secondo me perché è stato psicologicamente forte il film, psicologicamente pesante più che altro, che si è andato ad associare secondo me nella mente dello spettatore ad una negatività del film, ma in realtà quello che vuol far passare il film è proprio questa negatività di fondo, questa patologizzazione dell'amore, il sentimento dell'amore che torna molto in questi film del festival, qui ad un livello nevrotico quasi, ma più avanti entreremo nel dettaglio. Questo per dire che, essendo qualcosa di negativo, di psicologicamente forte, da digerire l'intento del film, è anche secondo me ovvio che lo spettatore possa, non dico abbia reagito, sono stati pochi gli applausi, le persone sono uscite subito, tranne qualcuno che voleva farsi una foto con lui, però ecco, forse si è associata a questa negatività che il film, ma essendo che poi in realtà è un tratto positivo perché ha fatto passare bene quello che raccontava, può essere stato legato in realtà ad una negatività, ecco, una negatività emotiva
che è merito più che altro della pellicola l'avercela fatta passare, è stata associata ad una negatività di giudizio nei confronti della pellicola stessa. Quindi vabbè, un po' dispiace per questo William Oldroyd, che era tanto bello, sembrava tanto felice di essere lì. Sembrava, infatti, secondo me non lo era. Poi tra l'altro è stato preso di soprassalto da un critico cinematografico, non so che se era un giornalista anziano che ormai dice tutto quello che gli passa per la testa in italiano. Lui poverino non capiva, gli faceva domande sul perché nella sceneggiatura questa sta di qua, quello non ci stava a capire niente che gli doveva dire, vabbè. Levando tempo tra l'altro a chi si voleva fare le foto, semplicemente chi voleva chiedere un autografo, a me stesso, perché mi ero messo in fila per fargli una bellissima domanda, secondo me, ovvero come fosse stato per lui da regista girare una scena di monologo. Ma ecco, iniziamo con calma. Il cast, vede anche qui un cast della Madonna, perché c'è Thomasin McKenzie, attrice bellissima 23enne, che troviamo in Last Night in Soho, protagonista assieme ad Anya Taylor-Joy. Troviamo in Old di Night Shyamalan, la troviamo in Jojo Rabbit e tra l'altro anche nel Il potere del cane, che però devo essere sincero, ho visto, non mi ricordo assolutamente il ruolo che rivestiva Mackenzie, forse perché non era molto memorabile. Fatto sta che si trova anche lì, affiancata qui dalla bellissima e bravissima Anne Hathaway. Vabbè, la possiamo ricordare per Catwoman nella trilogia del Cavaliere Oscuro. E a parte è molto interessante stare ad osservare, a sentire anche le reazioni del pubblico stesso al film, perché dice molto anche sulla ricezione del pubblico non generalista, ma comunque che fa molto, da me molto trascurata fino in realtà a queste ultime proiezioni a cui sto assistendo, il fatto che la stessa esperienza cinematografica non sia solamente da attribuire alla fruizione passiva del prodotto. Comunque già, se vedete bene, i miei stessi contenuti chiamano ad una, mamma mia le mosche, chiamano ad una fruizione attiva delle cose, a non riceverle passivamente, a farle scivolare addosso, ma ad andare andando oltre e andando in profondità, più che altro a soffermarsi sulla nostra esperienza di vissuto dell'esperienza cinematografica, andando ad analizzare comunque poi a quello che sto facendo, a riportarvi, a tentare di innanzitutto per me stesso sistematizzare i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti in ragionamenti, sperando che possano essere comunque ragionamenti utili anche e interessanti per chi li sta ascoltando. Il fatto è che questa esperienza cinematografica, mi rendo conto come vada a dover essere vista anche come esperienza condivisa da parte del pubblico. È stato un pubblico molto connesso, scusate se uso sempre questa parola, ma questo perché già dall'inizio mamma mia le mosche, vabbè, già dall'inizio del film ci fu un susseguirsi di tosse, starnuti che portarono noi in platea a sorridere tra di noi con persone che neanche conoscevamo, ma questo è il bello, tra l'altro. In più successivamente, proprio neanche 10 secondi prima che stesse iniziando il film, con il susseguirsi delle varie case di produzioni che precede l'inizio di qualsiasi film, questo susseguirsi di starnuti, tosse, e ad un certo punto passano dietro alla fila dietro di me due spettatori spagnoli che esclamano, per cercare e trovare il posto, un "ai mierda". È stato veramente un inizio pellicola bellissimo, così incredibilmente divertente, che poi aveva bisogno di controbilanciarsi con questa pesantezza psicologica ed emotiva che è il film. Non necessariamente da vedere come cosa negativa, poi ecco, ovviamente ognuno di voi che vedrà il film saprà dare una sua interpretazione di ciò che ha visto e ha provato durante la visione. Una regia che si sofferma, quella di Oldroyd, molto sul voyeurismo. Mi ricorda molto il voyeurismo dei tempi del noir,
Vediamo infatti già dall'inizio del film la protagonista Aileen in una macchina che, osservando voyeuristicamente da questa sua macchina lei da sola, osserva in un luogo sperduto, in un'altra macchina di fronte a lei, una coppia che fa l'amore. E mentre li osserva far l'amore, lei si masturba. Quindi questo godere vedendo gli altri facendo sesso, o comunque nel suo lavoro da segretaria in un carcere, in un centro di detenzione minorile, le sue fantasie sessuali nell'osservare i ragazzi stessi della detenzione, o comunque ragazzi che ci lavorano da guardie, queste fantasie sessuali e nel mentre che si masturba in un luogo pubblico di lavoro. Quindi già capite come l'ottica, lo sguardo del film è quello del punto di vista dell'osservare l'amore da un punto di vista del sentimento che ha imboccato la strada della patologia, della disfunzionalità quasi. Anche qui fantasie che vengono anche tradotte, non solo lasciate intendere nella mente della protagonista, ma anche tradotte in scene vere e proprie, tra l'altro alla tipologia di Last Night in Soho, quindi anche lì con stesso protagonista Thomasin McKenzie. Anche qui ci sono delle scene non come in Soho, ma comunque che lì era proprio basata sulla storia, sulla dicotomia tra ciò che è reale in qualche modo e invece il mio modo patologico di dare interpretazione alla realtà, o più che altro il mio ritener vero e reale più quelle che sono le mie proiezioni, le mie percezioni mentali che sovrastano l'interpretazione di in realtà che viene dall'esperienza diretta della realtà. Un film molto bello, Last Night in Soho, tra l'altro. In questo caso non è questo l'interesse del film sul quale punta, ma comunque ci sono piccole varie scene oniriche messe in rappresentazione, scene di fantasie mentali di Thomasin McKenzie, anche qui fantasie che sfociano in realtà sul patologico, come in Last Night in Soho, però sono di meno e comunque non è questa l'attenzione. Sì, vabbè, la protagonista, Aileen, è orfana perché comunque ha queste problematicità ad un livello psicologico, comunque di una disfunzione comportamentale, o comunque un'avviata disfunzione comportamentale, perché il film ci dice come la colpa principalmente è stata da attribuire al contesto nel quale è cresciuta Aileen, orfana di madre, cresciuta con un padre alcolizzato che non fa altro che attaccarla, abusarla verbalmente, sminuendola completamente, attaccandola, insultandola. Le dice, facendo un parallelismo con il cinema stesso, ci sono persone che portano avanti la creazione del film, come nella vita coloro che portano avanti, prendono le redini della vita, di una relazione, prendono le redini delle scelte di vita, fanno carriera, e poi ci sono che risaltano anche ad un livello di viralità, non saprei, e poi ci sono tutte le altre che sono lì solamente per riempire. E il padre le dice proprio ciò, e tu sei una di quelle persone comuni, ritenute normali, che ritenute ininfluenti, che non fanno né caldo né freddo alle persone che la incontrano. Ed è poi tra l'altro perfettamente messo in scena dalle reazioni e dal come Aileen viene trattata dalle sue stesse colleghe di lavoro, contrariamente invece a come viene trattata da Rebecca. E qui arriviamo alla seconda protagonista, la controparte quasi di Aileen, in questo gioco di caduta
nella malattia dell'amore, che è il personaggio di Rebecca interpretato da Anne Hathaway, e che è, capite bene come, che è l'unica che farà sentire Aileen giusta, che l'unica con la quale Aileen sentirà di potersi sbloccare, sentirà di potersi lasciare andare. Ed è bellissimo anche qui tutta una sequenza di scene nelle quali vediamo Aileen che si prepara, si depila, si prepara si prepara i vestiti da mettere, in quella ingenuità, felicità o comunque positività della passione d'amore iniziale, dell'innamoramento. Quindi c'è la rappresentazione anche dell'amore vivificante, ma poi che cosa vuole accadere se una persona già cresciuta come Aileen, in un certo modo, anche lei con abitudini disfunzionali, si getta spesso nell'alcolismo, assieme anche al padre, non tanto per le fantasie ma per il fatto del come le mette in atto, quindi un tipo di personalità già problematica. Cosa succede se la si mette ad un'altra personalità a sua volta problematica, ovvero quella di Rebecca? Non può che l'amore in questo caso prendere la strada negativa, la strada nevrotica. E qui perché ciò? Perché Rebecca è invece una psicologa, la quale lentamente si scopre essere anch'essa una persona fortemente malata, fortemente incapace di star da sola, di sentirsi bene con se stessa, perché come ci viene fatto intuire è come se il suo lavoro da psicologa in questo caso la facesse, mamma mia che formica enorme, la facesse è lei stessa che si reprime, e quindi in questo contesto di repressione generale lei dice proprio come si vuole lasciare andare spesso, e questo lasciarsi andare lo trova nell'utilizzare spesso, comunque in occasioni, le cosiddette botte e via, con persone che incontra, in questo caso anche Aileen stessa, quindi anche una diversa concezione della relazione che stanno avendo, una diversa percezione del metacontesto, un diverso modo di vedere ciò che sta accadendo, perché è diverso nella testa di ognuno, non esplicitato. Quando poi verrà esplicitato, mentre Aileen voleva e credeva che la sua relazione che stava andando avanti con Rebecca fosse d'amore, di veri sentimenti in questo senso, Rebecca le dice come in realtà all'inizio non gli serviva nient'altro che lasciarsi andare, nonostante poi in realtà diciamo vuole che la stessa Aileen rimanga con lei, perché si sente profondamente sola e ha bisogno di una amica. In questo contesto di trama generale, poi scenderemo anche più nel dettaglio nella parte spoiler, importante, se vogliamo parlare anche della figura paterna, la figura paterna del padre, la figura del padre, una figura molto importante, genitoriale quasi in questo film, perché anzi l'impatto delle figure genitoriali sulla nostra vita sono in questo caso nel film viste nella maniera dal lato della negatività, ovvero si insiste molto sulla nostra situazione, sul nostro dover nella nostra esistenza mettere, scontare, fare i conti con le colpe dei nostri genitori, le colpe del padre. In questo caso il padre alcolizzato la cresce in un certo modo, e Aileen nella sua esistenza deve fare i conti con ciò. O ne fai i conti e riesci a cambiare questo tuo abito, trascendendolo, sostituendolo con uno tuo proprio, liberandoti di esso, oppure cadi inevitabilmente
nella spirale della disfunzionalità in questo caso, ed è proprio quindi scontare le colpe paterne, un fronteggiare queste figure. Infatti, perché è così importante? Perché ciò è da legarsi alla parte spoiler, e qui entriamo nella parte spoiler. Se volete recuperatelo e poi tornate a vedere la parte spoiler, oppure se non vi interessa vederlo vi invito a continuare, perché ad un certo punto cosa accade? E qui va anche a sottolinearsi il fatto che sia una relazione morbosa, più che morbosa una relazione nevrotica. Perché la stessa Eileen, dopo quelle scene di vestizione di se stessa, comunque di preparazione al primo appuntamento, proprie di quell'amore positivo, vivificante, una volta al lavoro, perché anche la stessa Rebecca, arrivata come psicologa, si sono conosciute lì al lavoro in questo centro di detenzione giovanile, un giorno per le vacanze natalizie lei è assente perché torna nella sua città natale, nella sua città d'origine, e l'umore di Eileen cambia totalmente, diventa totalmente negativo, perché qui lei, e qui si vede l'idea della dipendenza del sentimento, ovvero del fatto che la felicità di Eileen sia stata riposta nella presenza dell'altro, e quindi ha dato un ruolo alla relazione, alla persona di Rebecca, un ruolo che non può avere nella sua esistenza, e quindi non essendo a lavoro, possono, secondo lei, si sono perdute per sempre, quindi rassegnata torna a casa finché la vigilia di Natale oppure qualche giorno prima riceve una chiamata dalla stessa Rebecca. Il come lei abbia avuto il numero fisso di casa di Eileen non c'è dato saperlo, ma posso soprassedere a questa svista di sceneggiatura, a meno che non mi sia perso un passaggio nel film nel quale si scambiassero i numeri. Fatto sta che Rebecca la chiama, la invita a passare la vigilia di Natale assieme a lei, ed è in questo frangente, quando stanno insieme, che si scopre che lei è una persona fortemente repressa, Rebecca. Dice come delle volte gli viene proprio in voglia di urlare, e quindi butta questo urlo incredibilmente potente, ma che fa percepire la sua rabbia repressa nei suoi stessi confronti, che non vuole lasciarsi andare, ma lo fa in una maniera anche qui è sbagliata da un punto di vista sociale, relazionale. Ed è qui poi, tra l'altro, che avviene il plot twist principale della narrazione, perché si scopre, ed è il momento in cui viene messo l'importanza dell'esplicitare il proprio metacontesto, dell'esplicitare la propria percezione della relazione, di un contesto con l'altro, perché inevitabilmente abbiamo delle visioni diverse, e finché queste non vengono messe a tappeto non possiamo capire se siamo fatti per incastrarci o meno, per non soffrire, ovviamente. Quindi quando Eileen capisce che Rebecca l'ha chiamata non per amore, nonostante poi Rebecca stessa le dice, come piangendo, le dice come l'ha chiamata perché ha bisogno di un'amica. Anche questa idea di bisogno dell'altro è qualcosa di patologico. E Rebecca, forse un personaggio che, non stando bene da sola con se stessa, ha bisogno di sfogarsi, lasciarsi andare nell'alcol, lasciarsi andare nelle esperienze transitorie con l'altro, utilizzando Eileen, in questo caso non facendo nient'altro che andare ad aggravare la situazione stessa di Eileen. Rebecca, perché pone anche lei, come ha fatto Eileen, il benessere di se stessa
dando il ruolo, ecco, facendo dipendere il benessere della sua esistenza, della sua vita, della sua quotidianità a qualcosa che non può ricoprire quel ruolo. Quindi in questo caso anche Rebecca è un personaggio fortemente solitario, che si sente sola. Aileen invece, che una volta che scopre ciò fa per andarsene, ma poi viene convinta a rimanere perché lei comunque la ama. Qui c'è il plot twist, perché? E qua va introdotto un altro particolare, ricollegandoci all'importanza della figura paterna, della figura del padre, perché in questo carcere di detenzione minorile c'è un ragazzo che è lì perché ha ucciso suo padre nel letto insieme a sua madre. Ha ucciso solo il padre, finché l'unica persona che gli chiede, ovvero Rebecca, la psicologa appunto di quell'organizzazione, di quell'istituzione, l'unica che gli chiede perché l'hai fatto, che cosa ti ha fatto tuo padre. Quindi si vede come il film va dal lato del che cosa ti hanno fatto, le nostre colpe, le colpe anzi del genitore che noi dobbiamo scontare a causa di essi. Cosa ti ha fatto tuo padre? Per scoprirlo, Rebecca si reca a casa della madre, l'unica rimasta lì in casa perché il figlio è in carcere, il padre è stato pugnalato dallo stesso figlio, quindi per capire perché. Solo che la stessa madre, non volendo parlare, la caccia via, però tra una cosa e un'altra finiscono per litigare, per colpirsi a vicenda, cadono in uno scantinato, così la raccontano, e per non essere, essendo stata minacciata di venire mandata in carcere, non potendoselo permettere Rebecca, perché ha una carriera, perché non, diciamo, tenendo alla sua immagine nella società, dell'apparenza, anche qui un dualismo tra le due stesse personalità di Rebecca, quella, se vogliamo, che punta molto all'apparenza, all'apparire forte, sciccosa, quando arriva nella scena di presentazione, che arriva nel luogo di lavoro, arriva con questa macchina rossa, con guanti lei rossi, in mezzo a macchine comunque grigie, di colori molto spenti, ovviamente sia a livello registico, funzionale al farla notare come personaggio nuovo che si sta introducendo, ma anche a livello caratteriale questo aiuta ad inquadrarla. Quindi una personalità molto forte, ma che, come abbiamo visto, nasconde semplicemente una maschera che nasconde una fragilità interiore che cerca lei di colmare con Aileen. Ecco che cosa volevo dire, che poi che cosa accade, che quando questo tipo di personalità la metti con un altro tipo di personalità disfunzionale, che è quello di Aileen, non possono che andarsi inevitabilmente queste due sfere negatività patologiche ad ampliare questa patologizzazione generale della loro personalità. Lei, forse Rebecca, può essere quella che apparentemente, come definito dal padre di Aileen, guida la società, guida l'altro. Lei è quella nella relazione con Aileen che la invitava, faceva i primi passi e così via, mentre Aileen è quella un pochino più timida, è quella un pochino più, come definito dal padre, è quella che è lì solamente per riempire quella ininfluente, quando in realtà lei ha una fortissima volontà di libertà, di liberarsi dallo stesso padre. Ecco il punto del film: liberarsi dal peso della figura paterna per l'emancipazione, della figura genitoriale per emanciparsi. Solo che il modo in cui in questo film viene scelto di metterlo in mostra è la strada della follia, è lo scivolare dell'amore per se stessi, per l'amore dell'altro, lo scivolare di ciò nella strada patologica. Si scopre poi, quando appunto, invitando Aileen, perché quella che vuole essere la sua unica amica, per aiutarla da parte di Rebecca in questa situazione nella quale si è trovata, con la madre di questo ragazzo che ha ucciso il marito, per spiegargli che cosa è successo. E qui c'è una delle scene più belle veramente che ho visto in questo festival fino ad adesso, un monologo che veramente
fa un baffo anzi no vabbè, come un monologo che al quale il monologo di 10 minuti in Barbie veramente gli fa un baffo, perché veramente non è lasciamo perdere che cosa penso di quel monologo lì. Comunque è veramente una scena, ecco perché volevo chiedere al regista come fosse stato girarla, come fosse stata l'emozione generale sul set girando quella scena, perché è una scena veramente emotivamente forte, ecco. E anche forse questo è un pochino il problema del film, che le emozioni le forti emozioni, o comunque una successione, un alternarsi di forti emozioni, non per forza negative, nel senso comunque di emozioni che ti fanno sentire legato a ciò che stai vedendo, arrivano solamente nella seconda metà del film. Ecco perché la prima è un po' sì di introduzione, ma molto tra di loro scene molto poco emotivamente impattanti. In questo monologo che spiega, ricorda, in questo suo ricordare lentamente, rivivendo egli stessa le emozioni di ciò che assieme a suo marito lei complice di quello che suo marito faceva al figlio, ovvero il marito che abusava sessualmente il figlio quando lei lo scoprì. E anche qui l'amore che prende la strada della patologia, perché lei dice proprio come: una volta che mio marito tornava da questo atto straziante, per me anche straziante, che non concepivo, era come se lui si fosse tolto un peso ed era con me gentilissimo. Quindi capite bene come sia l'amore problematico, quello che viene messo in scena. Quindi lei, per mantenere questo tipo di amore morboso ormai, che non è che da vivificante diventa mortificante, e questa mortificazione viene fatta passare a se stessi come benessere, perché si dipende dall'altro. Mo ci manca solo che ci sta passando un cane davanti a me, ci manca solo che mi arriva qua. Vabbè, oh no, forse si sente anche l'ambulanza. Ah, vabbè, dovrò comprarmi un microfonino. Se avete dei consigli su che microfono piccolino comprare, fatemi sapere. E quindi lei diventa complice di ciò, lei stessa fa fare al figlio la lavanda gastrica per lei stessa, per non prendersi delle infezioni che lo stesso marito le aveva passato. Quindi capite bene come, ecco perché è stato psicologicamente forte, pesante come film, come emozioni e come cose da digerire. Ecco perché forse è stato poco acclamato comunque dal pubblico in sala. E in questa scena, andando a sottolineare, e qui ci avviciniamo alla conclusione del video, andando a sottolineare l'amore folle, mortificante e non vivificante, c'è nonostante Rebecca le abbia detto: no, io per me tu sei solo un'amica, Aileen, che le viene dato il padre, il suo padre, essendo un ubriacone, le viene, essendo percepito come pericoloso dal vicinato, e avendo lui possedendo una pistola, questa pistola viene data in affidamento alla stessa Aileen, la quale la porta con sé in macchina e quindi la tira fuori quando interrogano questa madre. Aileen, sconvolta dopo il monologo rivelazione di ciò che la madre ha fatto, le spara, perché lei si identifica con ciò che il ragazzo, che vedeva anche su lui stesso, sul quale aveva fantasie sessuali, si masturbava mentre vedeva a lui sul luogo di lavoro, si identifica in lui in quanto forse ha avuto il coraggio di ciò che lei non ha fatto e che voleva fare a livello onirico. Infatti vengono messe in scena, come dicevo, adesso posso spoilerare, vengono messe in scena queste
queste sequenze di lei che uccide se stessa o uccide il padre, appunto, e identificandosi con l'essere stata vittima e quindi il doversi confrontare il suo alcolismo, la sua condizione di malessere che prova nella vita quotidiana e del suo essere a causa anche del dover badare al padre, in questa situazione nella quale si sente ingabbiata, ma nella quale non trova la forza per uscirne, nonostante la forza pensa di averla e la sta trovando con Rebecca, finché appunto non si scopre che la stessa Rebecca non sia una personalità che non fa altro che affossarla ancora di più in quel vuoto, in quella malattia. Cosa accade? Accade che Aileen spara a questa madre, e in una scena che secondo me è il frame cardine e che riassume in toto il film, è Aileen che tiene assieme a Rebecca, spaventate per quello che è successo, sconvolte di questa uccisione, il corpo morto della donna, e Aileen che dice a Rebecca: io ti amo, I love you, in questo frame che proprio inquadra la morte e questa frase nel mentre che fa capire qual era l'intento del narrativo del film, che il film voleva sottolineare. Quindi un amore che fa soffrire, un amore malato che fa soffrire se stessi, che è causa di sofferenza. Quindi vediamo, no, la morte che viene portata in scena, sofferenza emotiva dei personaggi stessi, della fine, e della sofferenza anche che doveva passare inevitabilmente allo spettatore. Secondo me comunque ci è riuscito a pieno, quindi l'intento del film è stato raggiunto. Non lo rivedrei per i motivi che ho già detto, semplicemente, ma comunque perché è un'esperienza emotivamente forte, quindi ci sta, ma non sono qui per dare giudizi, semplicemente sto facendo questo video per dare dei ragionamenti in più sia per me che per voi. E l'ultima cosa che volevo dire sono le musiche, perché anche qui sono molto ben selezionate, ben scelte, ben scritte dal musicista. Si chiama Richard Reed Parry, che è il suo secondo film del quale cura la colonna sonora, e sono ad un certo per tutta la pellicola sono delle musiche jazz, blues, che tendono comunque al noir, un'atmosfera molto su questo tono, nonostante la fotografia non rimandi alle silhouette, ai grandi luci ed ombre tipici del noir. Ma la colonna sonora sì, e secondo me si sposa comunque molto bene con il tono che voleva, l'atmosfera che voleva suscitare. Infatti la scena finale, che è una scena nella quale dopo una scena molto lunga, un'inquadratura stranamente lunga, sul personaggio di Aileen, durante la quale assistiamo al suo processo di pensiero di uccido o no mio padre, perché è lì con suo padre, ma alla fine lei decide di dirgli solamente me ne sto andando, perché il suo piano di Aileen era quello di fuggire assieme a Rebecca, perché la ama, disfarsi del corpo e fuggire insieme a New York, passare Capodanno insieme, ma Rebecca la abbandona, quindi lei è rimasta nuovamente sola. Ora non ricordo effettivamente, lei dice il padre si sveglia mentre lei sta processando il fatto lo uccido o non lo uccido. Comunque questa è una mia supposizione, l'inquadratura è semplicemente una lunghissima inquadratura sull'attrice, sul personaggio di Aileen che guarda fuori dalla finestra dopo che la macchina con Rebecca se ne è andata e che pensa a cosa fare. Nel momento in cui pensa forse di uccidere il padre, appunto perché è lì con la pistola, nel momento in cui il padre si sveglia e le dice che cosa stai facendo, perché sei vestita, lei dice perché sto partendo, voglio partire, voglio andarmene, e il padre le dice ok. Quindi secondo me questo è stato il dialogo in cui le ha fatto accettare le colpe che ha, le colpe del padre, capendo che non è effettivamente colpa sua, colpa del padre, ma è non tanto colpa, ma è tutto dovuto a delle influenze esterne che non poteva controllare, ma sulle quali ha il potere in quel momento di decidere lei che cosa fare.
e quindi decide di iniziare questa nuova vita facendo autostoppista e andando non si sa dove. Ora anche qui la fine è molto con una musicalità liberatoria, ma anche quasi che stona, no? Perché tutto, come ho già detto, il film è basato sull'amore malato che porta a sofferenza, l'amore folle, e quindi anche qui la musica alla fine diventa questa sovrapposizione continua di strumenti fino ad allora utilizzati, comunque di tonalità jazz, ma una musica totalmente asinfonica, ma che sovrasta quella che dovrebbe essere una scena comunque di libertà. Quindi nonostante possa dare io l'interpretazione di una positività per il personaggio, non è ciò che passa dal film, è il modo in cui tutto è stato costruito in maniera appunto per questo sentimento di avvertenza sul far caso a quando l'amore o comunque questi sentimenti vivificanti, emozioni vivificanti diventano disfunzionali, patologiche. Chiudo qui il video perché mi stanno veramente circondando le mosche. Tra un po' credo piova perché stava leggermente pioviccicando quando iniziai il video. Prossimamente registrerò, credo, la recensione di Dream Scenario di Nicolas Cage, film molto divertente, anche lì una tragicommedia secondo me perfetta, che può essere collegata per qualche tema, per qualche interpretazione anche a questo stesso Eileen. Io direi di chiudere qui la recensione, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.